E Don, io non credo in Dio perché credo alla scienza. Quante volte me lo sono sentito dire. Se abbiamo scoperto che l'universo è in continua espansione, che noi discendiamo dalle scimmie, che la Terra ha 4 miliardi di anni e mezzo, com'è possibile che nella Bibbia ci sia scritto che Dio ha creato il mondo in 7 giorni? E Adamo ed Eva? Com'è possibile che Dio abbia fatto Adamo con un po' di polvere, poi lo apre, gli toglie una costola, attacca, nasceva, poi arriva il serpente, mangia la mela e tutte quelle cose lì? Cioè, come può la Chiesa nel 2020 credere ancora a queste storie? Allora parliamone, perché la questione è molto seria. La Bibbia racconta frottole? Credere in Dio significa rinunciare a capire come funziona il mondo realmente? Scienza e fede sono incompatibili? La prima cosa da dire è che il libro della Genesi fu scritto migliaia di anni fa, quando le conoscenze scientifiche non erano particolarmente avanzate. Quindi non puoi dire, ah, vedi che è falso, perché non parla del Big Bang. Nessuno all'epoca aveva la benché minima concezione di questa teoria, tantomeno gli ebrei, che erano dei pastori, mica scienziati. Ma soprattutto l'intenzione di Genesi non è quella di spiegare come sia stato creato il mondo. La Bibbia non è un testo scientifico, e se lo leggi con lo sguardo dello scienziato che cerca di capire i rapporti causa-effetto fra gli eventi, finisci per non capire niente. Tutta la prima parte di Genesi, quindi la creazione, Adamo ed Eva, Caino e Abele, il diluvio di Noè, la torre di Babele, quei racconti lì, è stata scritta con un genere letterario ben preciso che si chiama eziologia metastorica. L'avrò ripetuto 1000 volte ai miei studenti, ma non gli rimane in testa. Eziologia metastorica. E cosa vuol dire? È il genere letterario che ricerca le cause prime delle cose che viviamo e tenta di rispondere alle domande di sempre dell'uomo. Da dove veniamo? Perché c'è il male nel mondo? Perché i maschi e le femmine sono diversi? E lo fa creando dei racconti e collocandoli all'origine di tutto e al di fuori della storia, per dire che quello che è successo allora vale per sempre e vale per tutti. Quindi pure oggi. Insomma, la Bibbia con questo genere letterario vuole indagare il senso delle cose, il loro fine ultimo. Non ci pensa neanche a spiegare come dal punto di vista scientifico sono andate effettivamente le cose. Non gliene può fregare di meno. Quindi se la scienza parla di teoria del Big Bang, teoria dell'evoluzione o altre teorie, queste sono accettabilissime da parte di chi crede in Dio, perché la scienza si occupa del livello fisico e di quello biologico e la fede sta su un altro piano, e tra le due non c'è opposizione. È come se prendi un ingegnere e uno storico dell'arte e li metti di fronte ad una chiesa. L'ingegnere ti dirà come è stata costruita e come fa a rimanere in piedi. Lo storico dell'arte invece ti parlerà del senso e del valore artistico della costruzione. Non è che uno ha più ragione dell'altro, ma sono due punti di vista diversi sulla stessa cosa. Per dire, creazione ed evoluzione possono andare d'accordo. Ecco il punto finalmente. Scienza e fede rispondono a due domande diverse. La realtà è sempre la stessa, ma la scienza ne spiega il come, la fede il perché. In termini filosofici la scienza indaga la causa efficiente, la fede indaga la causa finale. Anni e anni di studio. Le due cose non si escludono a vicenda. Cioè uno scienziato non può usare la scienza per smentire la fede e un credente non può usare la fede per distruggere la scienza. Anzi, nel momento in cui scienza e fede bisticciano, o peggio invadono l'una il territorio dell'altra, ecco che iniziano i problemi. Un tempo era la fede a fare la voce grossa con la scienza e qualche volta purtroppo le ha pure tappato la bocca. Col passare dei secoli però la scienza è diventata grande, ha messo su un po' di massa muscolare e oggi anche lei qualche volta prova a bullizzare la fede. Ecco, non so, come quando qualche scienziato prova da scienziato a dimostrare l'esistenza o la non esistenza di Dio, ad esempio. O come quando qualche ragazzo mi dice non credo in Dio perché l'universo è nato dal Big Bang. Uno ha tutto il diritto di dirlo, però deve sapere che quando parla di Dio sta facendo il teologo, cioè si sta occupando del fine e del senso di tutte le cose, ma questo non può essere oggetto del metodo scientifico perché non è una roba misurabile. Se uno fa lo scienziato sta assumendo un certo punto di vista sulla vita e non può pensare che sia l'unico e solo punto di vista possibile. Lo stesso vale per il credente, l'uomo ad esempio. La scienza può dirci come è fatto l'organismo umano, quali meccanismi e quali processi biologici lo fanno funzionare, ma questo non basta per dire la totalità dell'uomo. Non possiamo dire che l'amore è solo una concatenazione di input nel nostro cervello che stimola la produzione di certe sostanze nel nostro corpo. È riduttivo, no? Questa è solo una parte di verità. Certo, quando uno è innamorato dentro il suo organismo succede così, ma l'amore è molto di più e non basta lo scienziato per dirci che cos'è. Devi chiederlo anche al poeta, al filosofo, al teologo, al pornoattore.
Insomma, scienza e fede non sono avversarie, anzi dovrebbero essere alleate. E se per caso ti accorgi che nella tua testa non vanno molto d'accordo, beh, sappi che tra i due litiganti la prima cosa da fare è separarli. Tu, scienza, ti occupi di questo e tu, fede, di quest'altro. E va bene così, perché come dice Fedez, non esiste prospettiva senza due punti di vista. Scienza e fede sono due punti di vista diversi sulla medesima realtà. Solo se li teniamo insieme possono permetterci di vedere la vita in tutta la sua bellezza.